på sitter ut då. Det kan gått lave. Det var det tänker jag. 10 agosto 1993, Toyengata, quartiere di Oslo. Un residente della palazzina al civico 40B. Trova sulla rampa delle scale interne il corpo senza vita di un giovane. Førte til et ungt menneske sin død. Det var her i trappoppgangen at Øystein Aarseth ble drept med 23. All'arrivo, la polizia identifica l'uomo come Øystein Aarseth, un 25enne residente nello stesso palazzo. Le ferite riportate non lasciano dubbi. Si tratta di un omicidio. Il giovane, conosciuto nella scena musicale di metal estremo come Euronymous, era una figura di rilievo del black metal norvegese, un movimento già noto per una serie di atti di vandalismo e incendi dolosi, che aveva attirato l'attenzione dei media a causa di alcuni roghi di diverse chiese nei mesi precedenti. In quell'occasione, l'attenzione delle autorità si concentrò sulla scena black metal dopo un'intervista, rilasciata in forma anonima a un giornale di Bergen, in cui venivano rivendicati alcuni di questi atti. Le indagini che seguirono portarono all'arresto di un giovane di nome Varg Vikernes, membro della one-man band Burzum, che nell'articolo del giornale, pubblicato dopo il suo arresto il 20 gennaio 1993, si era presentato con lo pseudonimo di Count Grishnak. Identificato come l'autore delle dichiarazioni e all'epoca amico di Euronymous, Vikernes fu comunque rilasciato dopo alcune settimane per mancanza di prove. Successivamente alla sua scarcerazione, il giovane, in merito ai roghi delle chiese e al coinvolgimento della scena black metal, dichiarò di aver diffuso intenzionalmente informazioni false, con l'unico scopo di promuovere il suo nuovo mini-album intitolato Aske. La copertina dell'album, infatti, ritraeva la chiesa bruciata di Fantoft a Bergen, e le prime 1000 copie vennero vendute con un accendino in allegato, rafforzando ulteriormente il legame tra la musica e gli incendi che avevano scosso la Norvegia in quel periodo. Inoltre, sempre secondo Vikernes, un altro suo intento era quello di dare visibilità a Helvete, il negozio di dischi di Euronymous a Oslo, che oltre a essere un punto vendita di musica, era anche un fondamentale ritrovo per i membri di diverse band dell'underground black metal norvegese. Tuttavia, proprio a causa della crescente attenzione mediatica e dell'interesse sempre più pressante delle autorità, alimentati da quell'intervista e dall'arresto di Vikernes, Euronymous decise di chiudere il negozio. Per comprendere come sia nata la scena black metal in Norvegia, e come nel corso di pochi anni abbia portato a un'escalation di eventi che la resero oggetto di attenzione mediatica internazionale, è necessario fare un passo indietro di circa 10 anni rispetto a quell'agosto del 1993. Il black metal, inteso come genere musicale, emerse nei primi anni '80 con la prima ondata di band, tra cui Venom, Celtic Frost, Sodom, Bathory e Slayer, che insieme ad altri gruppi e sotto l'influenza del thrash metal gettarono le basi del genere con un suono grezzo e aggressivo, caratterizzato da testi e immagini più oscure, blasfeme e provocatorie. Questa prima fase ispirò una nuova generazione di musicisti, che soprattutto in Norvegia, radicalizzarono ulteriormente il genere, trasformandolo in un movimento che non solo ridefinì la musica, ma contribuì anche in parte a un cambiamento ideologico, divenendo una vera e propria forma di opposizione radicale al cristianesimo e alla società contemporanea. Un ruolo cruciale in questa evoluzione fu svolto dai Mayhem, band formata nel 1984 proprio da Euronymous, insieme ai suoi due amici Jørn Stubberud, noto come Necrobatcher al basso, e Kjetil Esten Haraldsson Mannheim alla batteria. Considerata il pilastro della nascente scena black metal norvegese, la band adottò fin da subito un approccio estremo, sia dal punto di vista musicale che concettuale, gettando così le basi per quella che sarebbe diventata la seconda ondata del black metal, e influenzando profondamente le band che seguirono. C'è anche da ricordare che in quegli anni l'unico modo per le giovani band e per i fan della musica underground di farsi conoscere e diffondere il proprio materiale era attraverso le fanzine e il tape trading. In un'epoca in cui internet non esisteva ancora come mezzo di comunicazione di massa e le case discografiche mainstream ignoravano i generi più estremi, il passaparola e la rete di contatti costruita tramite lettere e scambi di cassette
erano fondamentali per la sopravvivenza e la crescita della scena. Le fanzine, in questo contesto, ebbero un ruolo cruciale. Queste riviste autoprodotte da appassionati pubblicavano recensioni di demo tape, interviste con le band emergenti e fornivano indirizzi di contatto, permettendo così ai musicisti di raggiungere un pubblico più ampio. Allo stesso tempo, gli appassionati del genere utilizzavano le sezioni dedicate agli annunci per entrare in contatto tra loro, scambiandosi lettere e cassette contenenti demo, bootleg e registrazioni di album spesso introvabili nei negozi. Questo circuito sotterraneo, alimentato da pura passione ed edizione, diede vita a una rete globale di ascoltatori e musicisti che permisero al black metal, così come a molti altri generi emergenti, di diffondersi, evolversi e radicalizzarsi, fino a trasformarsi in un vero e proprio movimento. All'interno di questo circuito underground, i Mayhem, grazie a Euronymous e alla sua vasta rete di contatti, ottennero una visibilità sempre maggiore nella scena estrema internazionale. Attraverso un'intensa corrispondenza con musicisti e appassionati di tutto il mondo, Euronymous riuscì a far conoscere la band ben oltre i confini norvegesi, intrecciando rapporti con figure chiave del metal underground, come il futuro iconico Max Cavalera dei Sepultura, con cui, soprattutto agli inizi, instaurò un legame significativo. Nel frattempo, la band pubblicò il primo demo tape intitolato Pure Fucking Armageddon, in un'edizione limitata a 100 copie. Un lavoro ancora grezzo, ma già capace di esprimere l'attitudine estrema e caotica del gruppo. Nello stesso periodo, insieme ad alcuni membri delle band Assassin e Aggressor, Euronymous e Necrobutcher diedero vita al progetto Checker Patrol, con cui registrarono un demo che dedicarono a John Christiansen, alias Metallion, fondatore della fanzine Slayer Mag. Successivamente nei Mayhem entrò un altro giovane membro, Eirik Norheim alias Messiah, che assunse temporaneamente il ruolo di cantante, e con Euronymous alla chitarra, Necrobutcher al basso e Mannheim alla batteria, la band debuttò dal vivo il 20 aprile 1985 al Folloråken Ski, in Norvegia, eseguendo cover dei Venom e dei Celtic Frost. Alla fine dello stesso anno, Messiah lasciò i Mayhem per tornare a suonare con il suo precedente gruppo punk, segnando così la fine della sua breve permanenza nella band. Tuttavia, prese parte come session man al loro primo lavoro ufficiale, lasciando comunque un'impronta nella storia della band. Il 22 marzo 1986, sempre a Ski, Euronymous e Mannheim furono protagonisti di un altro concerto, questa volta con la loro band parallela chiamata Langus Experimentelle Gravkammer Orchester. Questo progetto, il cui nome si può tradurre come Orchestra da camera sperimentale di Langus, si distaccava dallo stile feroce dei Mayhem, ed era in gran parte basato sull'improvvisazione e su sonorità avant-garde. Che Euronymous, oltre alla sua passione per la musica estrema, fosse anche un fervente appassionato di musica sperimentale, è confermato dalla sua collaborazione con il tedesco Konrad Schnitzler, pioniere della musica elettronica e membro fondatore dei Tangerine Dream e dei Cluster. Secondo un'intervista dello stesso Schnitzler, durante un viaggio in Europa con Metallion e altri amici, Euronymous si recò a casa sua. Dopo aver bussato alla porta senza ricevere risposta, il giovanissimo norvegese trascorse la notte nel pianerottolo del palazzo. La mattina seguente, trovandolo ancora lì, Schnitzler decise di farlo entrare. Da quel momento i due iniziarono a corrispondere e in seguito Euronymous gli chiese se fosse disposto a comporre un brano per un imminente EP della sua band. Schnitzler, ignaro della musica suonata dai Mayhem, accettò e inviò quello che diventò poi Sylvester Anfang. Si dice che se avesse saputo il genere della band avrebbe scelto un pezzo diverso, ma proprio il netto contrasto tra l'intro e le tracce successive ha reso l'EP ancora più unico e suggestivo. Death Crush, l'EP in questione, che tra l'altro segnò l'ingresso ufficiale di Maniac come nuovo cantante al posto di Messiah, fu pubblicato il 16 agosto 1987. La sua produzione lo-fi, il suono rozzo e primitivo e la registrazione grezza e caotica contribuirono a renderlo ancora più sinistro e feroce, amplificandone l'impatto nell'underground.
sebbene inizialmente accolto con perplessità, e pur presentando sonorità ancora lontane dallo stile che avrebbe poi definito il black metal norvegese, con il tempo il mini-album è stato rivalutato fino a diventare un classico assoluto, nonché uno dei primi e più importanti manifesti del black metal norvegese. Stampato dalla Poser Corpse Music in 1000 copie numerate a mano, l'EP doveva avere una copertina rossa, ma a causa di un errore di stampa venne realizzato in un rosa shocking. Oltre al vinile, l'edizione includeva 2 inserti: una biografia su carta verde e un coupon d'ordine per un opuscolo che avrebbe dovuto accompagnare la stampa. Grazie alla sua rarità e alla tiratura limitata, la versione originale di Death Crush è oggi uno dei dischi più ricercati e quotati nel mercato collezionistico del black metal. Tuttavia, dopo l'uscita dell'EP, sia Maniac che Mannheim abbandonarono la band. Al loro posto subentrarono Kittilsen alla voce e Torben Grue alla batteria, entrambi provenienti dai Vomit. In quel periodo, grazie ai numerosi contatti di Euronymous nell'underground, si iniziò a pianificare un tour dei Mayhem in Italia in collaborazione con i membri della band italiana Death Rage, ma il progetto purtroppo non si concretizzò mai. Successivamente, dopo alcuni mesi, anche Grue e Kittilsen abbandonarono la band, costringendo nuovamente Necrobutcher ed Euronymous ad affrontare problemi di line-up. Nonostante ciò, i due continuarono a cercare altri membri, e nel 1988 entrò nella band il giovane svedese Per Yngve Olin, ex cofondatore e cantante dei Morbid. L'ingresso del giovane, conosciuto nell'ambiente del metal estremo con lo pseudonimo Dead, segnò una svolta cruciale per la band e per l'intera scena black metal. Già in contatto con Euronymous tramite lettere, con cui condivideva una visione artistica e ideologica sull'evoluzione del genere, Dead, con il suo arrivo in Norvegia e l'ingresso nei Mayhem, influenzò profondamente anche l'estetica e la presenza scenica della band, introducendo elementi destinati a diventare iconici, come il corpse paint e una teatralità macabra e ossessiva. Poco dopo, alla batteria si unì Jan Axel Blomberg, noto come Hellhammer, un altro ragazzo norvegese, grazie al quale i Mayhem riuscirono a consolidare una line-up più stabile. Nel frattempo, Euronymous continuò a promuovere instancabilmente i Mayhem attraverso le fanzine, rilasciando interviste e scrivendo lettere a riviste underground di tutto il mondo. Allo stesso tempo, la sua etichetta, originariamente chiamata Poser Corpse Music, e il responsabile della pubblicazione di Death Crush, venne rinominata Deathlike Silence Productions, e diventò pian piano un punto di riferimento per le band che condividevano la sua visione del genere. Tutto questo lo consacrò sempre più come figura centrale nell'underground musicale norvegese. La sua influenza crebbe rapidamente, rendendolo una guida essenziale non solo per i Mayhem, ma per l'intera scena black metal emergente. La sua dedizione alla crescita del movimento, unita a una visione radicale e provocatoria, lo trasformò in un leader naturale per la comunità nascente. Dal canto loro, i Mayhem, pur non avendo ancora pubblicato un album completo, e senza aver preso parte ad altri concerti, videro il loro nome diffondersi sempre più nella scena underground. L'estetica estrema, l'attitudine provocatoria e il mistero che avvolgeva la band alimentarono la loro leggenda, trasformandoli in un culto ancor prima che la loro musica fosse facilmente reperibile. Secondo alcune testimonianze, tra cui quella di Metallion, il debutto su un palco con la nuova formazione dei Mayhem avvenne il 1 novembre dell'89 al Bootleg, un piccolo locale di Oslo. Quella sera i 4, accompagnati da altri esponenti della scena underground, tra cui appunto Metallion, assistettero all'esibizione dei Darkthrone che in quel periodo suonavano ancora death metal. Il concerto si svolse regolarmente e venne ripreso da una TV locale. Tuttavia, al termine della performance, i Mayhem, inaspettatamente, salirono sul palco per una breve ma intensa esibizione, durante la quale eseguirono alcuni brani tra cui Freezing Moon, allora ancora intitolata The Dark of the Freezing Moon, uno dei primi pezzi composti con la nuova formazione. A differenza però della performance dei Darkthrone, l'esibizione improvvisata dei Mayhem non venne registrata, contribuendo ad accrescere il mistero e l'aura leggendaria attorno a quell'evento e alla band stessa. Tra continue difficoltà economiche e problemi con le sale prove, il 3 febbraio 1990 i Mayhem riuscirono finalmente a organizzare il loro primo vero concerto con la nuova formazione. Il luogo scelto per l'evento fu il Folkets Hus di Jessheim, un edificio che in passato aveva ospitato un cinema e serate di discoteca, ma che quella sera si trasformò in un'arena per uno degli spettacoli più estremi mai visti in Norvegia fino a quel momento.
La serata catturò l'attenzione della nascente scena estrema norvegese, coinvolgendo molti giovani che, ispirati dai Mayhem, sarebbero presto diventati protagonisti del movimento black metal nei primi anni 90. A distanza di molti anni, quel 3 febbraio 1990 è ancora ricordato come una data storica, segnando il primo vero concerto black metal della scena norvegese. Circa 20 giorni dopo quella data, i Mayhem si esibirono nuovamente a Sarpsborg, in un concerto organizzato a supporto della fanzine del loro amico Metallion. Poco dopo, partirono per un tour europeo in Interrail, facendo tappa in Germania e in Turchia. Già prima di fare ritorno in Norvegia, i Mayhem, alle prese con i soliti problemi economici, si erano stabiliti in una casa di campagna isolata nei pressi di Krakstad, destinata a diventare tristemente nota per un evento che avrebbe segnato per sempre la storia della band. La casa, che secondo alcune voci sarebbe stata ottenuta grazie a un amico del padre di Euronymous, era molto ampia e offriva alla band lo spazio necessario per allestire una sala prove. Ben presto, però, divenne anche un punto di ritrovo per diversi esponenti della scena underground, tra cui Snorre Rush, chitarrista dei Thorns, con cui Euronymous condivise molte idee musicali e sviluppò nuove sonorità destinate a influenzare profondamente il black metal. Tuttavia, in quel contesto, la convivenza divenne sempre più difficile e i rapporti tra Euronymous e Dead si deteriorarono progressivamente. Le tensioni crebbero al punto che Hellhammer, ormai esasperato dall'atmosfera sempre più pesante, decise di lasciare la casa. In quella situazione, con i Mayhem fermi in una fase di stallo, senza concerti in programma né certezze sulle registrazioni o sull'uscita del nuovo album, Dead si ritrovò sempre più isolato nella casa. Consumato da un profondo senso di solitudine e frustrazione, arrivò persino a valutare l'ipotesi, suggerita anche da suo padre, di tornare in Svezia. In quel periodo, tra i vari membri della scena che fecero visita a Euronymous nella casa di Krakstad, da Bergen arrivarono anche Varg Vikernes, destinato a fondare in seguito il progetto solista Burzum, e Harald Nevdal, noto come Demonaz degli Immortal. Fu in quell'occasione che Vikernes ed Euronymous si incontrarono per la prima volta di persona. Anni dopo, Vikernes avrebbe ricordato come durante i pochi giorni trascorsi nella casa, gli fosse subito apparso evidente il clima di tensione tra Euronymous e Dead. E così, non molto dopo la visita dei due ragazzi di Bergen, precisamente l'8 aprile 1991, si consumò un evento destinato a segnare profondamente la scena black metal e la storia stessa dei Mayhem. Rientrando nella casa dopo alcuni giorni di assenza, Euronymous trovò la porta chiusa a chiave. Decise allora di scavalcare dalla finestra e si ritrovò di fronte a una scena agghiacciante. Il corpo di Dead riverso a terra con un colpo di fucile alla testa. Accanto a lui, un biglietto con la scritta «Scusate per tutto il sangue», una breve lettera, un coltello e il testo di una canzone intitolata Life Eternal, che sembrava essere, a tutti gli effetti, il suo messaggio d'addio. Tuttavia, di fronte a quella scena scioccante, Euronymous non avvisò immediatamente le autorità. Al contrario, lasciò la casa e si recò a comprare alcuni rullini fotografici. Una volta tornato, scattò diverse foto al corpo senza vita di Dead, immortalando quel momento macabro. Solo dopo telefonò a Hellhammer, comunicandogli con inquietante ironia che Dead era tornato a casa. Quella scelta ebbe pesanti conseguenze anche all'interno della band. Il gesto disgustò profondamente Necrobutcher, suo amico di lunga data, al punto da minacciarlo di distruggere quelle foto, o in caso contrario, di interrompere ogni rapporto con lui. Tuttavia, Euronymous si rifiutò di cedere e decise di conservare gli scatti. Profondamente deluso e sconvolto dall'accaduto, Necrobutcher, dopo essere stato l'unico membro della band a partecipare ai funerali di Dead, prese definitivamente le distanze dal gruppo. Successivamente, Euronymous strumentalizzò la morte del compagno, rilasciando interviste in cui sosteneva che il gesto estremo di Dead fosse dovuto al suo rifiuto di vedere la scena black metal trasformarsi in una moda. Tuttavia, chi lo conosceva davvero, in particolare coloro che in Norvegia frequentavano e conoscevano bene i Mayhem, sapeva che le vere ragioni del suo gesto erano ben più profonde e personali, radicate in un malessere interiore che andava ben oltre le dinamiche del movimento musicale. Dopo il tragico evento, Euronymous decise di lasciare la casa, e appena un mese dopo l'accaduto, tra maggio e giugno dello stesso anno, aprì a Oslo il negozio Helvete, dove finì anche per stabilirsi. L'attività, a cui presero parte diverse figure chiave della scena black metal norvegese,
tra cui Stian Johansen alias Occultus, che in quel periodo divenne anche bassista e cantante dei Mayhem, e Marius Vold, ex membro di Thorns e Mortem, nacque con l'obiettivo di vendere e promuovere band underground. Con il tempo, però, Helvete si trasformò in qualcosa di molto più grande, e da semplice negozio divenne il cuore pulsante della scena, un punto di ritrovo e scambio di idee, frequentato da membri di band come Emperor, Darkthrone, Ulver, Satyricon e altri giovani musicisti norvegesi. In quel contesto, la figura di Euronymous assunse un ruolo sempre più centrale, consolidando la sua reputazione come leader della scena black metal norvegese. È innegabile, infatti, che in quel periodo il chitarrista esercitò un'influenza ancora più profonda su tutto ciò che ruotava attorno al movimento, dalle sonorità all'estetica, fino all'attitudine delle nuove band emergenti. Fu proprio in questa fase che il suo rapporto con Varg Vikernes si intensificò, portandolo infine a mettere sotto contratto la sua one-man band Burzum, con la propria etichetta, la Death Like Silence Productions. Tuttavia, mentre l'influenza di Euronymous cresceva e il legame con Vikernes si rafforzava, iniziarono anche i primi eventi estremi che cambiarono radicalmente l'intera scena. Il desiderio di rendere il movimento più radicale si tradusse presto in azioni sempre più distruttive. In quel periodo si verificarono numerosi episodi di vandalismo e profanazioni di cimiteri, contribuendo a diffondere un clima di tensione e provocazione. Il punto di svolta arrivò con i roghi delle chiese. Il 6 giugno del 92, la storica Stavkirke di Fantoft, un'antica chiesa in legno risalente al XII secolo, venne ridotta in cenere. Questo atto segnò l'inizio di una serie di incendi dolosi, che nei mesi successivi colpirono diversi edifici religiosi in Norvegia, scatenando indignazione e allarme in tutto il paese. Pochi mesi dopo, il 21 agosto 1992, Bård Faust Aitun, ex membro di Thorns e Stigma Diabolicum, nonché batterista degli Emperor, commise un omicidio nel parco di Lillehammer. Assiduo frequentatore di Helvete e amico di Euronymous, Faust accoltellò a morte Magne Andreassen, un uomo omosessuale che, secondo quanto dichiarato dallo stesso batterista, aveva cercato di approcciarlo. Fingendo di acconsentire alle sue avances, lo attirò in un'area isolata per poi colpirlo ripetutamente con un coltello. In seguito, confessò l'accaduto a Euronymous, Varg Vikernes, e a una ristretta cerchia di persone all'interno della scena black metal. Nel frattempo, le difficoltà economiche legate alla gestione di Helvete dovute anche a una politica di vendita che favoriva le band con prezzi contenuti e margini di guadagno ridotti, si fecero sempre più gravi. Varg Vikernes dichiarò che la situazione finanziaria di Euronymous fosse talmente critica che dopo aver firmato per la pubblicazione del debutto Burzum sotto l'etichetta Death Like Silence Productions, fu costretto a prestargli del denaro per coprire i costi di stampa di nuove copie del suo album. Con i Mayhem, invece, dopo l'allontanamento di Occultus, Euronymous decise di riorganizzare la formazione inserendo Snorre Rook come secondo chitarrista e affidando il basso proprio a Varg Vikernes. Ruch, inoltre, si occupò di rielaborare le bozze di testo lasciate da Dead, mentre per la voce Euronymous scelse Attila Sihar, cantante ungherese dei Tormentor, band ammirata dallo stesso Dead e ritenuto ideale per interpretare le parti vocali dell'imminente The Mysteries Dom Satanas. Le registrazioni dell'album si conclusero nell'aprile del 1993, poco dopo la scarcerazione di Varg Vikernes, arrestato nel gennaio dello stesso anno in seguito alle dichiarazioni rilasciate al Bergens Tidende sugli incendi delle chiese. Tuttavia, col passare del tempo, i rapporti tra lui ed Euronymous iniziarono a deteriorarsi sempre più. Sebbene Euronymous avesse coinvolto Vikernes nelle registrazioni, i contrasti ideologici e personali tra loro si fecero sempre più marcati. Secondo le dichiarazioni di Vikernes, Euronymous avrebbe iniziato a diffondere voci su un presunto piano per assassinarlo, affermando di averlo sentito parlare al telefono con Snorre Rush proprio di questo. D'altro canto, alcuni testimoni sostengono che fosse lo stesso Vikernes a mostrarsi sempre più critico nei confronti del chitarrista.
Sulla vicenda si susseguirono molte speculazioni, ma il punto di non ritorno fu raggiunto il 10 agosto 1993. Quella notte, Varg Vikernes partì da Bergen e si recò nell'appartamento di Euronymous a Oslo, accompagnato da Snorre Ruch. Secondo la sua versione, l'incontro doveva servire a chiarire i contrasti tra loro, discutere questioni legate all'album di Burzum e ad alcuni pagamenti, oltre che a prendere definitivamente le distanze e chiudere qualsiasi rapporto. La situazione però degenerò rapidamente in una violenta colluttazione, che si concluse con l'uccisione di Euronymous. Vikernes successivamente sostenne di aver agito per legittima difesa, affermando che Euronymous stesse pianificando di tendergli un'imboscata per ucciderlo. Questa versione venne accolta con scetticismo dalle autorità, e nel maggio del 1994 fu condannato a 21 anni di carcere, ovvero il massimo della pena prevista in Norvegia. Anche Snorre Ruch, coinvolto nell'accaduto, fu arrestato e condannato per complicità. L'omicidio scosse profondamente la Norvegia, già segnata dagli incendi delle chiese e da un'atmosfera di crescente estremismo. Il processo divenne uno dei più seguiti di sempre, attirando l'attenzione dei media internazionali sulla scena black metal norvegese e segnando di fatto la fine di un'era.